Benvenuto popolo di Alkil. Ho una domanda per voi. Avete mai sentito parlare di un Kenshiro senza le iconiche 7 cicatrici sul petto? Alcuni di voi sicuramente sì, ma oggi faremo scoprire a molti una serie che forse non conoscevano. Souten no Ken. Souten no Ken, che significa il pugno del cielo blu, è un prequel di Hokuto no Ken. Il protagonista è Kenshiro Kazumi, fratello maggiore di Ramon Kazumi. E chi è Ramon? Niente meno che colui che in seguito prenderà il nome di Ryuken, il futuro maestro di Rao, Toki, Jaggi e del Kenshiro che tutti conosciamo. In poche parole, il Kenshiro post-apocalittico deve il suo nome proprio al fratello di Ryuken, Kenshiro Kazumi. La storia si svolge negli anni 30, in un periodo in cui Mussolini domina in Italia e Hitler si prepara a diffondere il cancro del nazismo in Europa. Ci troviamo a Shanghai, una città devastata dal crimine, dove il traffico d'oppio è il principale business e le bande si fanno guerra per il monopolio, con inevitabili implicazioni politiche. Infatti, la serie si ispira a eventi realmente accaduti e ci regala una miriade di riferimenti storici. Leggerla non è solo intrattenimento, ma anche un viaggio attraverso un periodo cruciale della storia mondiale. Questa serie riscrive completamente l'archetipo del Kenshiro che conoscevamo. Qui si approfondiscono le radici della divina scuola di Hokuto, parlandoci della misteriosa scuola lunare di Seito, una scuola che perfeziona l'Hokuto delle origini a costo della propria esistenza. Kenshiro Kazumi viene introdotto in un modo molto particolare. È un professore presso l'Università Femminile Yotsuya. Già da qui si capisce che siamo di fronte a qualcosa di diverso rispetto a Hokuto no Ken. Rispetto al classico Kenshiro, taciturno e freddo, Kenshiro Kazumi è più scherzoso, aperto con gli amici, persino spavaldo e a volte attaccabrighe. Ma l'elemento che più lo distingue è il suo rapporto con le emozioni. Mentre il vecchio Kenshiro tendeva a reprimere la sofferenza trasformandola in rabbia e forza, Kenshiro Kazumi non ha paura di mostrare la sua fragilità e commozione. Questo aspetto lo rende un personaggio più sfaccettato e meno legato all'idea di eroe invincibile e imperscrutabile. Pensiamoci un attimo. Hokuto no Ken nasce negli anni '80, un periodo in cui il Giappone subiva l'influenza culturale di Hollywood. Il modello dell'eroe era quello dei vari Rambo, Rocky, Cobra e Soji, uomini duri, forti, taciturni, che risolvono i problemi a suon di pugni e salvano la bella di turno. Ma con Souten no Ken, uscito negli anni 2000, serviva un eroe più moderno, capace di riscrivere quell'archetipo. Kenshiro Kazumi non perde la sua serietà, ma sostanzialmente viene esplorato in modo più approfondito dal punto di vista caratteriale. Ovviamente c'è chi lo ama e chi lo detesta. Ara ha cercato di dare nuova vita a un personaggio classico, provando a conquistare nuovi lettori che a riconquistare vecchi fan, introducendo nuovi colpi di scena, nuova lore e nuovi dettagli sulla millenaria scuola di Hokuto. Insomma, un'opera che punta anche a soddisfare la nostra voglia di scoprire le vere origini dell'arte marziale più letale della storia dei manga. Ma chi è questo Kenshiro Kazumi? Prima di diventare professore, era un membro della Chimpan, un'organizzazione mafiosa legata al traffico di droga e al gioco d'azzardo. Il suo leader, Pan Quaglin, era un caro amico di Kenshiro. Quaglin ha anche una sorella, Yuling, innamorata del nostro Ken. Kenshiro inizialmente aiuta la Chimpan a distruggere l'organizzazione rivale, il Fiore Rosso, che, a differenza della prima, non segue un codice d'onore, ma è guidata solo dalla sete di potere. Nel periodo in cui combatte in questa guerra tra bande, Kenshiro guadagna anche il titolo di Yan Wong, il re degli inferi, ispirato alla figura buddista di Yama, giudice dei morti. Dopo aver sgominato i suoi nemici, si trasferisce in Giappone per proteggere Pan Quaglin e Yuling da eventuali ripercussioni, ma quando scopre che il Fiore Rosso ha ripreso il controllo di Shanghai, deciderà di tornare in Cina per risistemare le cose. E come se non bastassero le guerre tra mafie, nella storia entrano anche implicazioni politiche legate all'imminente Seconda Guerra Mondiale. In questa storia si approfondisce inoltre la scissione tra le scuole di Hokuto, che trae origine dalla divisione della Cina nei 3 regni, Wei, Wu e Shu. Per proteggere l'imperatore, la scuola madre di Hokuto creò 3 scuole minori, la scuola Sun, la scuola Cao e la scuola Liu, ispirate ai 3 condottieri Sun Quan, Cao Cao e Liu Bei. Kenshiro Kazumi è il 62esimo successore della casata madre di Hokuto. Dal punto di vista morale,
Souten no Ken porta avanti molti temi di Hokuto no Ken, la brutalità della guerra, l'ingiustizia del crimine, ma soprattutto il valore dell'amicizia. Questo tema è chiaro sin dalle prime pagine con la storia di Lee, un uomo che affronta torture e rischia la vita solo per riportare a Kenshiro un amuleto che aveva lasciato a Shanghai. Quando Kenshiro però gli rivela che si trattava solo di un ciondolo senza valore, i due si abbracciano scoppiando a piangere, commuovendosi per il gesto di un amico che ha passato le pene dell'inferno solo per consegnargli un oggetto che riteneva fosse importante. Un gesto assurdo e dolcissimo al tempo stesso. Nella serie abbiamo l'importanza della fratellanza e del sacrificio per gli altri. Il concetto di amico fraterno viene qui mostrato nella sua accezione più nobile. La vera amicizia è quella che spinge una persona a sacrificarsi senza esitazione per chi ama. Kenshiro Kazumi stesso, difatti, è disposto a rischiare tutto per i suoi amici. C'è anche da dire che, come in Hokuto no Ken, anche qui si parla molto del tema del destino. Kenshiro Kazumi è l'erede della scuola madre di Hokuto e il suo cammino sembra essere già scritto dai numi tutelari del cielo. Tuttavia, a differenza del suo discendente, lui non è un uomo che accetta il destino passivamente, lo sfida, lo deride e quando può lo piega alla sua volontà. La sua filosofia è quella di vivere pienamente, anche se sa che il cammino è disseminato di morte e sofferenza. Questa, signori miei, è una delle differenze più affascinanti tra i due Kenshiro. Uno è il simbolo del fato che incombe inesorabile. L'altro è la dimostrazione che anche chi è predestinato può tentare di scegliere la propria strada. Arrivata in Italia come le origini del mito, la serie è nata dall'idea di Tetsuo Hara e del redattore Nobuhiko Horie come prequel di Hokuto no Ken e come trampolino per fondare la casa editrice Comics e la rivista Weekly Comic Bunch. La sceneggiatura è interamente scritta da Horie, il cui nome, per questioni legali, non compare nei crediti ufficiali. Buronson, sceneggiatore di Hokuto no Ken, ha avuto solo un ruolo di consulente e supervisore, mentre il comparto grafico è interamente curato da Hara. Sul fronte anime, la prima serie realizzata dalla North Stars Pictures è andata in onda su TV Asahi dal 4 ottobre 2006 al 14 marzo 2007, con 26 episodi. La seconda, invece, prodotta da Polygon Pictures, è stata trasmessa tra aprile e dicembre 2018, con un totale di 24 episodi. E diciamocelo, l'estetica è abbastanza discutibile. In conclusione, Souten no Ken si rivolge a una nuova generazione, ma essendo legata a un brand storico non è riuscito del tutto nel suo intento. Tuttavia, i vecchi fan hanno apprezzato l'espansione della lore, anche se non tutti hanno gradito il risultato finale. Tu invece, che ne pensi? Conoscevi Souten no Ken? Fammi sapere nei commenti. Se sei nuovo su Alkill, iscriviti e attiva la campanella per non perderti i prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, buona vita a tutti!